Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Mi raccomando, lasciami un bel pollice alzato, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino o un altro emoticon a tuo piacere, in modo tale che il canale crescerà sempre di più. E lasciami anche un hype, perché anche quello serve per movimentare un po' il video. Come stai? Come state? Spero bene. Oggi parliamo di macchina per cucire. La macchina per cucire non ti odia, quindi problemi che potresti avere con l'uso della macchina per cucire. La macchina per cucire è la nostra macchina per eccellenza che ci serve per il nostro lavoro, ma non sempre è brava a fare il proprio lavoro, nel senso che lei è brava, ma siamo noi che magari sbagliamo qualcosa, ecco, nel montaggio della macchina, oppure nei fili, nell'uso dei fili e via dicendo. In questo video infatti cercherò di aiutarti a capire quali sono gli errori più comuni che potresti riscontrare nell'uso della tua fedele amica. E più precisamente oggi ti dico 5 segreti tecnici appunto che ti miglioreranno questo rapporto con la macchina per cucire. Iniziamo dal numero 1, il matrimonio tra ago e filo. Molti pensano che un ago valga l'altro, non è così, è un grandissimo errore che anche io commettevo all'inizio, sia chiaro. Io tutti questi consigli che ti do te li do perché comunque mi sono capitati, quindi penso che spero che possa esserti utile per non commettere più questi errori. L'ago non è sempre uguale. Se il filo è grosso, mi sono presa anche degli appunti, se il filo è grosso e l'ago è piccolo, il filo sfrega contro la cruna surriscaldandolo, e poi perché è la parte spessa. Se l'ago è troppo grande su un tessuto leggero, quindi immaginati un ago grosso su un tessuto di voile, lo distrugge, vedrai dei buchi enormi, ma secondo me proprio lo distrugge proprio. Quindi qual è il segreto? Il segreto è scegliere l'ago giusto a seconda del tessuto che stai lavorando. Il filo deve passare attraverso la cruna dell'ago, perché se non ci passa non è che devi fare fatica. Questo è molto importante. Segreto numero 2, il groviglio che si forma spesso sotto il tessuto. Questa è una cosa che succede praticamente sempre quando inizi a cucire. Io mi ricordo le prime volte ero disperata, ho fatto ma perché? Proprio quel groviglio proprio brutto che si forma sotto, cioè il tessuto e la parte di sotto. Mamma mia, tutto aggrovigliato, il piedino alzato, ti sei dimenticata di abbassare il piede. A me è successo molte volte, fammi sapere nei commenti se è successo anche a te. A me è successo un sacco di volte di non ricordarmi di abbassare il piedino. Istintivamente, quando si forma il groviglio sotto, istintivamente ti viene da guardare la spolina sotto, quindi pensi che il problema sia la spolina, e invece no. Il problema è sopra la macchina, cioè nella parte superiore. Quindi se il problema è sotto il tessuto, il problema della macchina è sopra, non nella spolina. La spolina l'hai messa bene. Il segreto è quando tu inserisci il filo nella cruna dell'ago, ricordati che lo devi fare sempre col piedino sollevato. Perché? Perché i dischi della tensione sono aperti e accolgono il filo. Questo è proprio un dettaglio tecnico. Se si infila col piedino abbassato, il filo non entra attraverso nei dischi e quindi fa impazzire la macchina. E la macchina impazzisce. Segreto numero 3. L'ago è un usa e getta. Allora, in una società come la nostra, dove tutto è usa e getta, non si sa perché le sarte non riescono a buttare l'ago. Si usa anni. Questo ago deve essere infinito, deve durare per tutti i tessuti e per sempre. No. L'ago, dopo 8 ore di lavoro, cioè di uso della macchina, dovrebbe essere sostituito, perché non fa più il lavoro che dovrebbe fare. Perché potrebbe rompersi, come se la punta si consuma a furia di usarlo, quindi non entra più bene dentro il tessuto,
anche se tu non lo vedi, è consumata. Questo rovina le fibre del tessuto e provoca che cosa? I punti saltati. Quante volte ti sarà capitato in una cucitura che fa un punto, un punto, un punto, lo salta, un punto, lo salta? Ecco, quello è perché l'ago probabilmente è vecchio, da sostituire. Il segreto è cambiare l'ago ogni 8-10 ore di cucito effettivo è all'inizio di ogni progetto importante. Quindi stai iniziando un progetto importante, non utilizzare quell'ago che hai utilizzato 250.000 volte, costa poco e ti salva il lavoro e a volte anche il fegato. Segreto numero 4: pulizia profonda. Il nemico della nostra macchina per cucire, uno dei nemici, perché ce ne sono tanti di nemici della nostra macchina per cucire, è la pulizia. Prima di tutto rimuovere la placca dell'ago, che è quella che si trova sotto, poi c'è la spolina, rimuovere tutto e pulire bene. Ti consiglio di utilizzare sempre un pennellino e mai l'aria compressa, perché potrebbe rovinare la macchina, potrebbe spingere lo sporco ancora all'interno. Segreto numero 5: l'inganno del filo economico. Lo so, è capitato a tutti che entri in quei negozietti che conosciamo, i proprietari ti danno un indizio, i proprietari hanno gli occhi a mandorla e trovi questi filati che costano pochissimo e quindi dici me ne prendo di tutti con il prezzo di uno, me ne prendo tutti i colori e poi ti salta il punto, si spezza, ti fa un punto schifoso, oppure ti fa magari il punto dritto, te lo fa bene, inizia a fare qualche altro punto, uno schifo. Che differenza c'è tra un affilato buono e un filato di scarsa qualità? Le fibre rimangono corte. Ovviamente noi non riusciamo a vederla a occhio nudo, però c'è proprio una consistenza del filo diversa e il filo è diverso. Il filo, tra l'altro, perde, filo economico, molta lanugine, è come se fosse tutto frastagliato, cioè non è unico. Se tu lo guardi contro luce forse te ne accorgi anche che sono delle parti che diciamo si staccano dalla parte principale e con l'uso formano la lanugine intasa i dischi della tensione e crea i micronodi. I micronodi spezzano l'ago. Segreto: usa fili di buona qualità. Ti consiglio il poliestere di buona qualità perché la cucitura ti durerà più a lungo, sarà più resistente, perché chiaramente un filo di bassa qualità si spezza prima, ecco, si spezza facilmente, quindi avrai una cucitura più resistente nel tempo, resistente ai lavaggi. Pensa ai lavaggi, non è che tu lo tieni così, lo lavi il capo e se il filo è di pessima qualità sicuramente magari si rovina. Qual è il consiglio che ti ho dato oggi? Consigli semplicissimi, basici per chi sta iniziando a cucire, ma qual è tra i 5? Ti faccio varie domande. Allora, qual è tra i 5 quello che non conoscevi? Qual è tra i 5 quello che ti è capitato di più? Qual è tra i 5 quello che ogni volta ti dimentichi, nonostante la tua esperienza trentennale di cucito, ti dimentichi sempre? Fammelo sapere nei commenti perché ti leggo tutti e rispondo a tutti, quindi aspetto con impazienza le risposte, le interazioni, perché siamo qui anche per interagire, perché lo so che magari nella vita frenetica di oggi molte volte non abbiamo voglia di scrivere, non abbiamo tempo, ci vuole tempo per scrivere un messaggio. Ecco perché ti dico lasciami almeno un cuoricino, ma puoi lasciarmi non lo so, una stellina, quello che vuoi. Io capisco che sei passata per questo motivo che te lo chiedo, proprio perché mi fa piacere sapere che hai visionato, che tu hai un nome e cognome, comunque è il nome che hai visionato, perché siete in tantissimi che guardate i miei video, soprattutto alcuni che sono molto molto visti, però la maggior parte non so chi siete, chi c'è dietro, ecco. Voi conoscete me, ma io non conosco voi. Comunque io ti invito a iscriverti al canale,
se vuoi imparare non solo la tecnica del cucito, che un po' tutti stanno, cioè ormai nel web tutti insegnano il cucito, non tutti, molti insegnano il cucito creativo, il cucito sartoriale, perché il cucito sartoriale è un pochettino più raro, perché chiaramente ci vuole una preparazione diversa, molto più approfondita, ecco, perché cucire gli abiti chiaramente è ben diverso che cucire chiaramente una pochette, questo è poco ma sicuro. Però se tu vuoi imparare non solo la tecnica, ma vuoi imparare soprattutto, perché questo canale si sta affacciando soprattutto sulla filosofia, e quindi filosofia e psicologia del taglio, del cucito, cosa c'è dietro gli abiti, cosa si nasconde dietro gli abiti, dietro il nostro voglia di cucire o non voglia di cucire, insomma gli argomenti saranno tantissimi, quindi non rivolti solo unicamente a chi cuce, chi vuole imparare a cucire, ma diciamo che è rivolto un po' a tutti, perché voglio un po' ampliare e spaziare negli argomenti per quanto riguarda gli argomenti nuovi. Spero che questo ti piaccia. Se hai delle idee di video scrivimele qua sotto, io mi taccio, ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!